Amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio Focus totale con tutto quello che dovete sapere sul mondiale per club, che su Passione Inter siamo stati i primi a raccontarvi da oltre 2 anni. Vi abbiamo accompagnato passo dopo passo con tutte le problematiche, con tutte le novità di questo torneo che finalmente inizia con la prima sfida tra gli egiziani dell'Al-Ahly e l'Inter Miami di Lionel Messi, che si giocherà alle 2 di notte del 15 giugno ora italiana. Questo è il debutto ufficiale di questa competizione che durerà circa un mese, visto che la finale si giocherà poi il 13 luglio a New York. 32 squadre in questo nuovo format, divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno, dove passeranno le prime due di ogni girone per approdare poi agli ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale, tutto in gara secca ad eliminazione diretta, dunque per decretare poi chi sarà il campione del mondo di questa manifestazione che si ripeterà ogni 4 anni e che porta con sé anche tante controversie di cui parleremo. L'Inter e la Juventus saranno le uniche due squadre italiane presenti a rappresentare la Serie A nelle 12 squadre europee previste in questa competizione che, come diciamo, ha avuto tanti problemi nell'arrivare fino a questo punto, ma adesso è il momento di parlare di campo, è il momento di parlare anche di quello che ci aspettiamo dalla nostra Inter, che ha presentato ufficialmente la lista dei calciatori che saranno impiegabili. C'era la possibilità di portare da un minimo di 26 ad un massimo di 35 giocatori nella prima lista per il mondiale per club, che l'Inter ha presentato con tanti rientri dai prestiti come i fratelli Francesco e Pio Esposito, come Palacios. Non c'è invece Tejon Buchanan, il canadese, che non è stato integrato. Non c'è nemmeno Aleksandar Stankovic, che qualcuno avrebbe voluto vedere e testare in questo gruppo, che ha una forte presenza anche di calciatori della primavera. Ci sono i due nuovi acquisti come Petar Sucic e Luis Enrique, che vestiranno rispettivamente la maglia numero 8 per Sucic, ereditando la 8 da Marco Arnautovic, e Luis Enrique che prende la 11 ereditandola da Joaquin Correa. Sia Correa che Arnautovic avrebbero potuto partecipare al mondiale con la maglia dell'Inter, ma l'Inter ha preferito tagliare fin da subito due giocatori che non rientravano nei piani del club, e quindi Arnautovic non ci sarà. Correa ci sarà al mondiale, ma con la maglia dei brasiliani del Botafogo. Questo secondo me è un tema, è un'indicazione molto chiara di come questo torneo, nell'idea della FIFA, era nato come la coda della stagione 24-25, almeno per le squadre europee, mentre per le squadre sudamericane soprattutto, che arrivano molto cariche a questo mondiale, tra poco ne parleremo, è un torneo di metà stagione. Ecco, nell'idea della FIFA questo doveva essere un torneo che completava il ciclo dei 4 anni precedenti, e quindi della stagione 24-25 inclusa, mentre secondo me è piuttosto evidente come questo venga considerato dai club europei più importanti come un inizio, un assaggio della nuova stagione, quindi una prima tappa della stagione 25-26, con tutte le problematiche che ciò comporta, su cui torneremo. La lista dei 33 giocatori che ha presentato l'Inter, quindi avrebbe potuto aggiungerne altri due, ma ne presenta 33, potrà essere integrata da regolamento, potrà essere modificata da regolamento, come ci spiega anche la FIFA in questo documento che ci è stato inviato a noi giornalisti, con un periodo per fare delle sostituzioni che va dal 27 giugno al 3 luglio, cioè subito dopo le 3 partite del girone ci sarà uno spazio per poter cambiare questa lista, dove potranno essere rimpiazzati gli eventuali giocatori a cui scadrà il contratto il 30 giugno, quindi chi il 30 giugno scade il contratto può essere rimpiazzato, appunto, e sarà possibile quindi aggiungere 2 giocatori, e sarà possibile sostituirne 4, fino ad un massimo dunque di 6 variazioni all'interno della lista tra la prima fase e la fase di eliminazione diretta del torneo, con i portieri che non vengono conteggiati in questo numero di sostituzioni, soprattutto se in caso di infortuni. Questo è quello che ci dice dunque la FIFA. E allora c'è grande curiosità nell'Inter per vedere all'opera la prima Inter di Christian Chivu, per vedere all'opera diversi giovani che Chivu potrebbe valutare proprio negli Stati Uniti, per poi poterli integrare o meno nella rosa dell'Inter 25-26. C'è un grosso dibattito in questo momento anche sul come le squadre europee prenderanno questo mondiale, su quanto le squadre europee prenderanno sul serio questo mondiale, e tra poco ci arriveremo. Dalle prime notizie che stanno arrivando, la prima Inter di Chivu che vedremo contro il Monterrey nel debutto del 18 giugno
nella notte del 18 giugno alle 3 del mattino, tra martedì 17 e mercoledì 18, la seguiremo in diretta su Passione Inter, anche questo ovviamente lo ricordo. Sarà un Inter comunque non sperimentale, anzi un Inter che farà già le prime prove per la stagione 25-26, perché al momento le prime indiscrezioni parlano di un Chivu orientato a far giocare Sommer tra i pali con Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries a destra con Luis Enrique a sinistra. Molto interessante questa soluzione con Luis Enrique che il nuovo arrivato dalla Marsiglia, nasce a Marsiglia, esterno offensivo a sinistra da dove rientra sul destro per calciare in porta, ma lo faceva da ala praticamente. Poi De Zerbi lo ha riconvertito ad esterno alla Dumfries, anche se ha delle caratteristiche un po' differenti, quindi siamo molto curiosi di vederlo all'opera, così come in mezzo al campo Çalhanoğlu potrebbe essere leggermente in ritardo, quindi Sucic potrebbe andare a prendersi il debutto da mezzala destra con Barella dirottato al centro e Mkhitaryan mezzala sinistra ancora dal primo minuto. In ogni caso Sucic si sta candidando seriamente alla titolarità fin da subito, anche se Chivu deve ancora valutarlo bene dal campo, con Thuram e Lautaro Martinez a guidare l'attacco. Quindi potrebbe essere questa la prima Inter di Christian Chivu, che vorrà valutare anche Pio Esposito, ma con l'infortunio crediamo che recupererà solo per l'eventuale fase di eliminazione diretta, quindi non crediamo che riuscirà ad esserci per le 3 partite del girone, mentre ci sono anche delle voci di mercato su Çalhanoğlu da tenere d'occhio, quindi chissà che non possano esserci anche degli esperimenti proprio in previsione di un'eventuale sostituzione, che però al momento sembra comunque difficile. Chiaramente poi ci sarà il tema della difesa, della fase difensiva in sé, su cui Chivu vorrà sicuramente lavorare molto bene. Sono curioso di leggere poi i vostri commenti, ecco, su questa prima Inter di Chivu, che cosa ne pensate. Vi do intanto tutte le altre informazioni sul Mondiale per Club, un torneo che mi incuriosisce sempre di più, io lo aspetto con grande attesa già da tempo, vi parlavo in maniera entusiasta di un torneo che vedrà confrontarsi 32 squadre divise appunto in 8 gironi. L'Inter è inserita nel gruppo E con River Plate, sarà sicuramente la sfida più intrigante, Urawa Red Diamonds e Monterrey. E l'Inter debutterà, come detto, il 18 giugno contro il Monterrey, poi il 21 giugno alle 21 affronterà l'Urawa Red Diamonds, l'ultima sfida il 20 giugno invece Inter River Plate di nuovo alle 3 di notte. Le seguiremo tutte in diretta su Passione Inter, quindi io vi invito a cliccare sul tasto iscriviti, così non vi perdete i nostri contenuti, non vi perdete le nostre live e tutti gli approfondimenti che vi porteremo per chi non riuscirà a seguire le partite in diretta. Ci sono 12 squadre europee, ci sono 6 squadre dal Sud America, 4 squadre dall'Asia, 4 squadre dall'Africa, 4 squadre dalla Federazione del Centro e Nord America, una squadra dall'Oceania e una del paese ospitante, gli Stati Uniti, che tra l'altro hanno ottenuto una squadra in più con i Los Angeles FC, che hanno preso il posto del Club Leon, che era stato poi escluso e quindi sostituito appunto dal Los Angeles FC, che parteciperà a questa competizione. L'Inter è finita in un girone comunque abbordabile, ecco, sicuramente per un Inter che deve entrare tra le prime 2 per poter approdare agli ottavi, in un tabellone che metterà l'Inter di fronte, in caso di primo o secondo posto, alla prima o seconda classificata del gruppo F. Quindi l'Inter, se passa il turno, affronterà una tra Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi, squadra sudafricana. Quindi sulla carta, ecco, a meno di non beccare il Borussia Dortmund, che sarebbe la sfida più difficile, anche il Palmeiras, un avversario complicato, comunque le brasiliane sono molto agguerrite per questo mondiale e non solo, però ecco, a meno di sorprese, l'Inter si troverebbe anche in una buona posizione anche agli ottavi di finale, con la prospettiva di andare ai quarti di finale, dove invece ai quarti si incrocerebbe una squadra dal gruppo G o gruppo H. Quindi ai quarti di finale per l'Inter potrebbe profilarsi, nel caso in cui dovesse arrivarci, già un big match molto importante contro Manchester City, Real Madrid, Juventus, Salisburgo, oppure, ragazzi, attenzione, l'Al-Hilal, proprio la squadra di mister Simone Inzaghi. Dunque già ai quarti di finale potrebbe esserci questo clamoroso incrocio e sarebbe sicuramente molto molto interessante. Questo per quanto riguarda il tabellone. L'Inter
Secondo voi, vi faccio questa domanda, poi vi do lo spoiler, quanto viene, considerata all'estero nelle, diciamo proiezioni su questo mondiale per club, quanto credete possibile per l'Inter vincere questo torneo? Ditemi un po' la vostra qui sotto nei commenti, vi condivido il nostro consueto algoritmo di Opta che vi porto sempre, per farvi vedere che l'Inter viene vista in questo momento al quarto posto come probabilità di vittoria del mondiale per club. Non è proprio così, non è probabilità di vittoria, però nelle decine di migliaia di simulazioni fatte dall'algoritmo di Opta, l'evento Inter vincente mondiale per club si è verificata nel 12,3% dei casi, mettendola dietro solamente a PSG, Manchester City e Bayern Monaco. Ciò significa che l'Inter è stata vista trionfare in queste simulazioni più spesso di Real Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Atletico, Juventus, Benfica, Porto. Le prime 11 squadre favorite sono tutte squadre europee, la 12ª squadra è il River Plate, l'unica squadra europea che viene vista al ribasso in posizioni basse è il Salisburgo che è al 21esimo posto. Anche qui so già che qualcuno si chiederà ma come fa ad esserci il Salisburgo e non altre squadre? C'erano dei vincoli, oltre al fatto che si sono qualificate chi ha vinto le ultime Champions League, si sono qualificate anche le squadre meglio piazzate per risultati, quindi per ranking negli ultimi anni, con un massimo di 2 partecipanti per nazione tramite ranking. Quindi, per esempio, il Barcellona è uscito ai danni, l'Atletico Madrid è entrato in questo mondiale per club ai danni del Barcellona per un miglior ranking nelle stagioni precedenti, oppure la Juventus stessa ha superato di poco il Napoli che nell'anno della sfida al Milan, che poi giocò la semifinale con noi, andando avanti avrebbe potuto prendersi il posto della Juventus nel mondiale per club, invece la Juventus ci arriva. I maligni ricorderanno grazie anche a quel rigore concesso in maniera molto generosa su Quadrado in quell'Inter, in quel Juventus Inter, Perisic Quadrado con arbitro calvarese. Quindi fate un po' voi i vostri calcoli. L'Inter comunque ha questa posizione così di vantaggio, stavo leggendo tutta l'analisi di Opta, o comunque viene vista così in alto nelle proiezioni, perché ha un girone che viene definito molto alla portata. Quindi l'Inter nel 94,7% delle proiezioni ha superato il girone, nel 74% dei casi ha superato anche i quarti di finale e in generale quindi viene visto al 40% di probabilità nelle semifinali, poi lì tutte partite secche, può succedere veramente, veramente di tutto, contro squadre che, come vi dicevo ragazzi, le europee lo vedono questo torneo secondo me più come un inizio, come un primo assaggio della nuova stagione 25-26. Le sudamericane sono molto agguerrite e non solo le sudamericane, perché in queste ore io sono stato intervistato per la seconda volta da una TV egiziana molto seguita, dove si parlava dell'Al-Ahly, appunto, squadra egiziana del Cairo, che parteciperà. Si parlava in generale del movimento africano e non solo che parteciperà a questo torneo, ed erano molto concentrati, molto attenti alle dinamiche del mondiale per club e quindi volevano conoscere anche il mio punto di vista sull'Inter. Mi hanno intervistato anche in Brasile per i colleghi di Globo Sports per parlare di Correa al Botafogo e per parlare in generale di questo mondiale per club. Quindi c'è un grande hype. Tante squadre sudamericane hanno diciamo fatto mercato anche in ottica mondiale. Il River Plate ha mantenuto la possibilità di schierare Mastantuono, che pure è stato ceduto da Real Madrid che al tempo stesso pagherà 11-12 milioni di euro per avere Trent Alexander-Arnold in anticipo rispetto alla naturale scadenza con il Liverpool. Cioè, banalmente, il Madrid avrebbe potuto aspettare 2 settimane per prendere Alexander-Arnold a parametro zero, e invece investe questi 11-12 milioni di euro circa per averlo subito e per schierarlo anche al mondiale. Dunque il Real Madrid ha fatto degli investimenti e stava chiudendo anche nelle ultime ore delle operazioni proprio per andarsi a prendere i giocatori e metterli a disposizione di Xabi Alonso già per il mondiale. Ha fatto altrettanto il Manchester City con delle spese importanti, l'ultima quella di Tijani Reinders preso dal Milan, appunto. Quindi in generale credo proprio che anche le europee faranno questo mondiale con la voglia di mettersi in vetrina e di fare un buon mondiale, con il Borussia Dortmund che ha preso Job Bellingham, il fratello di Jude, il Bayern che metterà subito al centro anche il difensore Jonathan Tah. Dunque credo che sarà un mondiale che verrà utilizzato per fare degli esperimenti, ma forse vedremo, ecco, se sceglieranno di schierare delle alternative. Non lo so se schiereranno delle alternative, anche perché in teoria nel regolamento è previsto che le squadre debbano schierare anche
i migliori giocatori. C'è questo regolamento che in teoria c'è in tutte le competizioni, però ci sarà una commissione che valuterà anche questa cosa qua. Tra l'altro, a proposito di regolamento, adesso vi do anche tutti gli altri dettagli sul mondiale, vi volevo sottolineare anche un'altra cosa. Ho partecipato l'altro giorno ad una conferenza, sono stato invitato online dalla FIFA, dove hanno presentato con Pierluigi Collina delle novità dal punto di vista arbitrale. Ve le faccio vedere molto velocemente. Ci sarà una telecamera, una body cameras, cioè una telecamera addosso all'arbitro, quindi con un punto di vista anche dall'arbitro per quanto riguarda le inquadrature, quindi una nuova visuale con cui vedere la partita. Negli stadi poi verrà fatto vedere sui monitor degli stadi, per chi sarà allo stadio, quei pochissimi che saranno allo stadio, tra poco ne parliamo, sarà fatto vedere ciò che l'arbitro guarderà al VAR. Ci sarà un nuovo fuorigioco semiautomatico avanzato con l'utilizzo di sensori nel pallone, ancora più telecamere e intelligenza artificiale. Questo è un po' quello che tanti si auguravano dopo il caso Mkhitaryan nella sfida contro il Barcellona. Ci sarà poi una raccolta dati con l'intelligenza artificiale molto approfondita. Tra l'altro ci hanno presentato anche una squadra di tantissimi ex giocatori, tecnici e match analyst che metteranno a disposizione dei tifosi e dei giornalisti delle analisi data driven, cioè con i dati e tattiche molto approfondite su questo mondiale, proprio perché vogliono sviluppare anche la parte un pochino più nerd, diciamo così, del calcio, un pochino più tattica e sdoganarla in tutto il mondo, quindi ci sarà un grande lavoro anche da questo punto di vista. E poi questa novità dei tablet che saranno messi a disposizione delle panchine per chiamare i cambi, le sostituzioni e non so, ecco, questa grande novità che è stata presentata così, vabbè, forse sarà un pochino più ordinato, niente di clamoroso, però è un mondiale che cerca di portare avanti l'asticella anche dell'innovazione nel calcio, cercando di attrarre i club e l'attenzione dei club, mettendo sul piatto soprattutto tanti, tanti soldi. E questo è il tema che ci interessa, che interessa un po' di più le società, i club, perché poi da tifosi io piano piano mi sto appassionando sempre di più e sono incuriosito di vedere le altre squadre, più che di sapere quanto incassa, però ormai il calcio è anche questo, con un mondiale che è molto ricco. Qua io ragazzi vi ho raccontato tutte le dinamiche del mondiale per club da anni e quindi sapete che è stato molto sulle montagne russe questo torneo, che era partito con grandissimi annunci, con montepremi da 4 miliardi addirittura si parlava che dovevano arrivare dai diritti televisivi, poi ci sono state delle complicazioni, tant'è che a un certo punto il Real Madrid fa polemica tramite Carlo Ancelotti e si pensava che potesse addirittura saltare questo mondiale perché i premi da oltre 100 milioni a squadra si erano ridotti, si parlava addirittura di 20-30 milioni, quindi cifre nettamente inferiori. Poi alla fine con le ultime mosse, le ultime partnership sono riusciti a mettere insieme un budget da $1 miliardo, circa 930 milioni di euro, che si traduce in questi premi qua. Ci sarà una quota legata alla sola partecipazione che dipende dal ranking e dal valore commerciale delle squadre. Quindi squadre come Real Madrid e Manchester City hanno una quota più alta e quindi in caso di vittoria del mondiale prenderanno la cifra più alta di tutti, che è di circa 120 milioni di euro. L'Inter parte da una base di circa 24 milioni per la sola partecipazione, a cui potrà andare ad aggiungere queste cifre. 1,8 milioni di euro per ciascuna vittoria nella fase a gironi, quindi ogni partita della fase a gironi, se vinta ti porta 1,8 milioni, se pareggiata ti porta 930.000 euro. Questi premi per le singole partite non valgono più nella fase ad eliminazione diretta, però se vai agli ottavi di finale ti porti a casa 6,9 milioni di euro. Quindi diciamo che molto a spanne, molto realisticamente l'Inter ce l'aspettiamo agli ottavi di finale, si porta a casa da questo mondiale almeno quei 32-33 milioni di euro circa, che per 3 partite è un bottino niente male, 4 partite, ecco. Se superi gli ottavi e vai ai quarti ci sono 12,2 milioni di euro, se vai in semifinale sono altri 19 milioni e mezzo, se vai in finale sono almeno 27,8 milioni per chi arriva secondo, mentre per chi arriva primo ci sono 37 milioni di euro. A spanne l'Inter si può portare a casa, in caso di vittoria del mondiale, un centinaio di milioni condensato in queste 1, 2, 3, 4 partite, 7 partite, se non ho fatto male il conto, che vuol dire, ecco, un bottino in 7 partite superiore a quello di un eventuale scudetto. Quindi capite bene che dal punto di vista economico è una competizione molto, molto importante, che si giocherà in 12, 11 città, 12 stadi. Orlando ha 2 stadi, l'Inter giocherà
sulla costa ovest le prime partite, una a Los Angeles e due a Seattle, come detto. E questo è il trofeo, anzi vi faccio vedere al volo il trofeo che ci porta alla conclusione di questo approfondimento sul mondiale. Un trofeo molto bello da vedere, con un significato molto profondo da come è stato presentato, che diciamo simboleggia il mondo, che poi ha avuto tutta una campagna di marketing con cui è stato portato in giro per il mondo nelle ultime settimane. Un trofeo che però ci conduce anche al tema delle polemiche legate a questo mondiale per club, perché vi racconto una curiosità. Sul trofeo c'è scritto per ben 2 volte, è stato inciso il nome del presidente Gianni Infantino, il presidente della FIFA che, ha fortemente voluto questo torneo mondiale, quindi, c'è tutta una frase, tutto un discorso inciso su questo trofeo nella parte posteriore che cita per 2 volte Infantino come principale promotore e grande ispiratore di questo torneo. E allora, che cosa sta succedendo? Intanto è un torneo che ha rischiato davvero di saltare, ma Gianni Infantino ha fatto veramente di tutto per portarlo avanti, portandosi dietro anche una grandissima polemica. C'è stata una feroce polemica della FIFPro, il sindacato dei calciatori, che faceva notare, ve l'avevo raccontato, come la FIFA qui ha fatto un atto di arroganza molto forte, ha deciso in un calendario già intasatissimo di creare questa nuova manifestazione che tra l'altro non cancella la Coppa Intercontinentale che si giocherà lo stesso a dicembre con ogni probabilità, quindi non cancella l'altro torneo, aggiunge un'altra competizione e lo fa senza nemmeno parlare con i diretti interessati di questi tornei, che sono i calciatori, perché poi, come detto, Infantino chiede che vengano a giocare tutti i migliori giocatori proprio per dare un lustro e vetrina a questo torneo. E dunque è stato una prova di forza dove dicono: facciamo questo torneo, lo dobbiamo fare e deve essere fatto così. Qualcuno diceva per ingordigia a livello economico, anche per far guadagnare ancora più soldi alla FIFA, è stato imposto questo nuovo torneo. In realtà non è proprio così, perché c'è un volume d'affari molto alto, anche se stanno avendo grandissime difficoltà nella vendita dei biglietti negli stadi, tant'è che ci raccontavano, e ci ha raccontato anche un nostro amico Francesco, che salutiamo, che ci segue sempre, che lui ha acquistato dei biglietti per Los Angeles, dove a un certo punto si è visto rimborsare una parte del biglietto perché sono stati ridotti drasticamente i prezzi. Stanno avendo una grandissima difficoltà nella vendita dei biglietti, quindi stanno riducendo drasticamente i prezzi. Anche la partita del debutto con Lionel Messi in campo probabilmente sarà allo stadio, di sicuro non sarà pieno, ecco. E dunque era un problema che si era già palesato con la Coppa America, dove i prezzi erano troppo alti per gli spettatori sudamericani che, come potere d'acquisto, ecco, avevano delle difficoltà a prendere dei biglietti a $190 per vedere una partita. A maggior ragione con tutte queste squadre che arrivano da fuori, che devono prevedere anche il lungo viaggio, ci sono queste ulteriori difficoltà. E a maggior ragione ci sono delle preoccupazioni in vista del mondiale per nazionali che si giocherà poi l'anno prossimo. Però ecco, tutti i soldi che vengono incassati comunque saranno praticamente riversati nelle casse dei club che partecipano, quindi i club sono stati attratti da tutti questi soldi. La FIFA non dovrebbe trattenere praticamente nulla, anzi hanno previsto, con quello che ricavano, anche degli investimenti per il calcio nelle altre federazioni e per valorizzare anche chi non parteciperà al mondiale, quindi le singole federazioni, eccetera, eccetera. Quindi la FIFA non trattiene nulla, però c'è un atto molto politico, appunto, di Gianni Infantino, che vuole rispondere con questo torneo anche alla nuova Super Champions League, vuole riaffermare la superiorità, diciamo così, politica calcistica della FIFA. E soprattutto ho sentito un paragone molto interessante del collega Matteo Serra in un podcast Linee, che vi consiglio di ascoltare se siete interessati anche a questi temi, che diceva praticamente come gli egizi facevano le piramidi per poter far durare il proprio nome in eterno, ecco che Gianni Infantino si è inventato questo mondiale per club e lo sta sponsorizzando così tanto per far rimanere il suo nome in maniera indelebile, per poter fare un atto anche molto personale, che poi viene impacchettato molto bene a livello mediatico, dove dicono comunque la FIFA deve promuovere il calcio in tutto il mondo, quindi queste manifestazioni servono anche per far sviluppare il calcio anche non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Però questo è un modo, ecco, per abbellire un qualcosa che invece ha dei significati più politici, ecco, almeno dal mio punto di vista. Prima edizione del mondiale si rigiocherà poi nel 2029, probabilmente si potrebbe rigiocare di nuovo negli Stati Uniti.
e quindi queste saranno delle prove generali e gli Stati Uniti saranno grandi protagonisti negli sport, anche con le Olimpiadi in questi anni. Succederà tutto lì praticamente, vedremo come andrà questo mondiale per club. Intanto l'Inter parte con l'obiettivo di fare una bella figura, di mettere dei tasselli per iniziare dunque la nuova stagione, e c'è chi dice, ecco, che Oaktree stia chiedendo di fare un grande mondiale anche perché si gioca negli Stati Uniti, il loro mercato di casa, diciamo così, e quindi c'è anche questa motivazione extra da aggiungere. Un torneo che nasce comunque in maniera un po' controversa, con tante polemiche, con tante discussioni, ma che come inizierà a far rotolare il pallone sicuramente tornerà ad accenderci e tornerà a farci vivere notti di calcio da vivere insieme con Se vi va, qui su Passione Inter. E quindi io vi invito a lasciare un mi piace, clic sul tasto iscriviti. Nel club di Passione Inter questi temi li sviluppiamo ulteriormente e ci terremo aggiornati ed informati su tutto quello che succede anche a livello più ampio. Ecco, questo era un contenuto molto ampio sul mondiale per club perché volevo presentarvelo bene, visto che ci ho lavorato tanto. Purtroppo, come vi raccontavo, per motivi personali non sono più potuto partire, anche se mi ero accreditato ed ero pronto per questa lunga trasferta. Vi avrei raccontato tutto dagli Stati Uniti, ma ci riproveremo magari tra 4 anni, chi lo sa. Nel frattempo www.passioneinter.club se volete supportare il nostro progetto, se volete mandarci al mondiale tra 4 anni, e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.